we replace the guilt that most people give each other when they're upset with someone else with real honest feelings, whether they be positive or drastically negative. Hollywood ha prodotto stelle ammirate da tutto il mondo, ma è stata anche testimone di spiacevoli perdite. River Phoenix, un uomo dagli occhi appassionati e dal talento raro, è scomparso all'età di 23 anni, lasciando dietro di sé domande senza risposta. Cosa è successo davvero quella fatidica notte fuori dalla Viper Room? E perché, dopo tutti questi anni, Johnny Depp, che era lì quel giorno, ha deciso di parlare? Scopriamo la verità nascosta dietro una delle più grandi tragedie di Hollywood. Dall'infanzia alla celebrità River, un viaggio verso la celebrità. A Madras, nell'Oregon, il 23 agosto 1970. River Phoenix è nato in una famiglia unica nel suo genere, con idee di indipendenza e di legame con la natura per tutta la vita. Alla ricerca di uno stile di vita più semplice, i suoi genitori, John e Arlene Phoenix, erano nomadi e non esitavano a trasferirsi in diversi stati e nazioni. Tuttavia, la giovinezza di River è stata tutt'altro che tranquilla a causa del fatto che la sua famiglia era coinvolta nella setta dei Figli di Dio e viveva insieme uno stile di vita nomade. Negli anni successivi, il suo carattere è stato plasmato dalle qualità profonde, sensibili ed empatiche che ha posseduto a seguito delle sfide finanziarie ed emotive che ha affrontato in questo periodo. L'incredibile attitudine artistica di River era evidente già in tenera età. È stato grazie agli spettacoli di strada che lui e i suoi fratelli sono riusciti a costruirsi una vita. Questi spettacoli di strada non sono stati solo un mezzo con cui River ha potuto aiutare la sua famiglia a superare le sfide, ma hanno anche fornito un ambiente in cui River ha potuto imparare a interagire con il pubblico in modo naturale e reale. Uno dei punti di svolta più significativi si è verificato nel 1979, quando la sua abilità è stata individuata da un'azienda di gestione di talenti. Questo avvenne dopo che la famiglia si trasferì a Los Angeles. River divenne rapidamente il centro dell'attenzione, non solo per il suo aspetto seducente, ma anche per la sua straordinaria capacità di trasmettere i sentimenti di un giovane. Dopo alcune piccole modifiche, l'interpretazione di River Phoenix nel film Stand By Me del 1986 lo ha portato alla ribalta dell'industria dello spettacolo. Ho appena terminato una vacanza di 3 giorni. È possibile che mi sia sentito in colpa e che abbia tentato di restituirlo. River è un'anima ricca di emozioni e con un grande senso della giustizia. È il personaggio di Chris Chambers, che è un giovane sensibile e riflessivo. È un riflesso di River stesso. Le interpretazioni di River Phoenix nei suoi film non solo hanno toccato il cuore del pubblico, ma hanno anche ricevuto forti apprezzamenti dalla critica. A soli 16 anni, Phoenix ha dimostrato un'incredibile profondità emotiva, ben oltre le aspettative per un giovane attore. Il suo ruolo in Stand By Me, 1986, tratto dal racconto The Body di Stephen King, ha fatto subito capire al pubblico che non si trattava solo di un talento infantile, ma anche di un vero e proprio attore dalle squisite capacità recitative. Il personaggio di Chris Chambers, da lui interpretato, non era solo un ragazzo ribelle, ma aveva anche profonde ferite e ambizioni, facendo sì che il pubblico percepisse l'autenticità di ogni battuta ed espressione. Grazie a questa eccellente interpretazione, Phoenix ha ricevuto l'attenzione di molti grandi registi e ha continuato a cercare ruoli più impegnativi e profondi. Dopo il successo iniziale, Phoenix ha continuato a cimentarsi in film dal contenuto artistico e profondo. In Running on Empty, Milanov Tentato interpreta Danny Pope, un adolescente in bilico tra le responsabilità familiari e i suoi sogni personali. Per questo ruolo, Phoenix ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista all'età di 18 anni, un risultato impressionante che non molti giovani attori sono riusciti a raggiungere. Il film segna anche la seconda collaborazione tra lui e Martha Plimpton, che era la sua fidanzata. Uno dei ruoli più iconici della carriera di Phoenix è quello in My Own Private Idaho, 1991. Nel film, Phoenix interpreta Mike Waters, un senzatetto affetto da narcolessia, che vaga per le strade d'America con il suo migliore amico Scott Favor, interpretato da Keanu Reeves. L'interpretazione di Phoenix ha contribuito a rendere il film un classico. Il regista Gus Van Sant ha elogiato Phoenix, sottolineando che il giovane attore non solo ha interpretato brillantemente il personaggio,
ma ha anche creato molte delle sue battute emotive, rendendo il film ancora più autentico e profondo. River scelse sempre film che riflettevano gli ideali in cui credeva, piuttosto che film puramente commerciali, il che lo aiutò ad affermarsi non solo come celebrità, ma anche come vero artista. Questa scelta coraggiosa lo ha reso uno degli attori più rispettati del suo tempo. Il talento di River andava ben oltre la recitazione. Inoltre, aveva un profondo apprezzamento per la musica. Gli Alekas Attic erano un gruppo musicale cofondato insieme alla sorella Rain Phoenix, di cui era cantante e compositore. Era un progetto che lo appassionava molto. Amici e familiari che erano vicini a Phoenix hanno indicato che il suo amore primario era la musica, nonostante il fatto che la sua professione nell'industria cinematografica fosse responsabile della maggior parte delle entrate della sua famiglia. Oltre a essere un chitarrista di talento, Phoenix era anche un cantante e un compositore. Aveva iniziato a insegnare a suonare la chitarra all'età di 5 anni e, in un'intervista rilasciata a E! Nel 1988, aveva ammesso che il motivo per cui la sua famiglia si era trasferita a Los Angeles quando aveva 9 anni era che lui e sua sorella potevano diventare artisti discografici. Phoenix e i suoi fratelli hanno cercato di intraprendere una carriera musicale prima di riuscire ad ottenere un agente di recitazione. Lo fecero eseguendo cover di canzoni per le strade del quartiere di Westwood a Los Angeles. Utilizzando il denaro risparmiato grazie ai primi frutti del suo successo cinematografico, Phoenix fu in grado di acquistare il suo oggetto più caro, una chitarra che usò per comporre quello che definì folk rock progressivo ed etereo. Bell. Phoenix aveva scritto e registrato una canzone intitolata Hard to Get nel 1986, mentre stava lavorando al film A Night in the Life of Jimmy Reardon. La canzone doveva essere suonata durante i titoli di coda del film. Fu rimossa dal film finito dalla 20th Century Fox, ma il regista William Rickert la reinserì nel film per il suo montaggio qualche anno dopo. L'incontro tra Phoenix e Chris Blackwell della Island Records ha avuto luogo durante le riprese. Questo incontro avrebbe poi portato all'offerta a Phoenix di un contratto di sviluppo con l'etichetta per un periodo di 2 anni. Nel 1987 viene fondata la band Alekas Attic, di cui fa parte anche la sorella Rain. Phoenix era fermamente deciso a stabilire la propria credibilità attraverso i propri meriti e insistette sul fatto che la band non avrebbe utilizzato il suo nome per ottenere ingaggi che non fossero finalizzati al finanziamento di organizzazioni benefiche. La canzone Across the Way, scritta da Phoenix e dal suo compagno di band Josh McKay, è stata l'esordio della band. È stata inclusa nell'album Tame Yourself, un disco di beneficenza per la Animal Protection Advocacy. Nel 1991, Phoenix ha composto e registrato un pezzo parlato intitolato Kuri Kuri per l'album T Kiksai, pubblicato da Milton Nascimento. Inoltre, la canzone Too Many Colors di Alekas Attic è stata inclusa nel film My Own Private Idaho, uscito nel 1991 e che vede Phoenix nel ruolo di protagonista. Gli Alekas Attic si sono sciolti nel 1992, ma Phoenix ha continuato a scrivere e a esibirsi anche dopo lo scioglimento del gruppo. Phoenix ha scritto e registrato la canzone Lone Star State of Mind nel 1993 mentre lavorava al film The Thing Called Love. La canzone è presente nel film insieme all'interpretazione di Phoenix. Si decise di non inserire la canzone nel CD della colonna sonora del film. La canzone Note to a Friend di Alekas Attic è stata inclusa nell'album di beneficenza del 1996 In Defense of Animals. Volume 2, Flea degli Hot Chili Peppers ha suonato il basso nel brano, pubblicato nel 1996. Dopo il suo primo allontanamento dai Red Hot Chili Peppers, Phoenix ha collaborato con il suo amico John Frusciante in diversi progetti. Nel 1997, le canzoni Height Down e Well I've Been sono state incluse nel secondo album solista di Frusciante, Smile from the Streets You Hold, a Cambridge, nel Massachusetts. L'originale House of Blues fu fondata dal suo caro amico e coprotagonista di Sneakers, Dan Aykroyd. Il giorno del ringraziamento del 1992, il locale aprì le porte al pubblico dopo aver fornito assistenza a un gruppo di senzatetto. Phoenix era un investitore del locale. Il River non era solo una passione per la musica, ma anche una piattaforma attraverso la quale comunicare messaggi sull'ambiente, sui diritti degli animali e sui principi umanitari che aveva sempre voluto perseguire.
Il percorso di River Phoenix, iniziato recitando per strada per guadagnarsi da vivere e terminato con l'essere una delle stelle più brillanti di Hollywood, non è stato solo motivante, ma ha anche rivelato un cuore e un'anima che ha sempre cercato di vivere autenticamente secondo i suoi principi. Nel contesto della sua straordinaria e sfaccettata esistenza, River non è stato solo un attore di talento, ma anche una rappresentazione di idealismo e profondità. La pressione della fama e le lotte nella vita privata. River Phoenix aveva un talento naturale, una stella scintillante con uno spirito sensibile, ed era suscettibile alle pressioni e al glamour che sono stati associati a Hollywood. Nato da una famiglia in difficoltà economiche, River è diventato la principale fonte di reddito per la sua famiglia quando era adolescente. Dall'uscita di Stand By Me, è passato dall'essere un tipico bambino a diventare un fenomeno su scala mondiale. D'altra parte, invece di regalare piacere, i riflettori si sono rivelati una difficoltà inevitabile. River non ha mai avuto una vera e propria ambizione di raggiungere la fama, nonostante molte persone la sognino. Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi obiettivi, ha dichiarato: «Voglio solo recitare e guadagnare soldi per mantenere la mia famiglia, ma non voglio la fama». La confessione ha fatto luce sulla lotta interiore che stava vivendo. Era un artista genuino che cercava uno scopo nel suo mestiere, eppure si è trovato al centro dell'attenzione, dove ogni gesto e parola venivano analizzati. River veniva continuamente paragonato a leggende come James Dean, e le aspettative del pubblico e dell'industria ponevano un peso insostenibile sulle spalle del giovane, che gradualmente lo metteva a disagio. La tensione aumentava man mano che River veniva ripetutamente paragonato a queste leggende. River, che era una perfezionista per natura, si impegnava a cercare il valore creativo e la profondità in ogni personaggio che interpretava. Non esitò a rifiutare iniziative significative che erano in diretta opposizione ai suoi valori. D'altra parte, questo impegno incrollabile si è tradotto in isolamento. River aveva spesso l'impressione di essere un'estranea, persa in un mondo di lusso, perché lavorava in un campo in cui le conoscenze e la reputazione sono della massima importanza. Oltre alle richieste del mondo esterno, River lottava con le proprie preoccupazioni interne. Una parte significativa dei suoi guadagni è stata destinata a organizzazioni caritatevoli, alla conservazione dell'ambiente naturale e alla promozione dei diritti degli animali. Tuttavia, aveva l'impressione che non fosse mai sufficiente. Gli amici di River ricordano come egli entrasse spesso in uno stato di contemplazione, con l'ansia di non fare sforzi sufficienti per cambiare il mondo. Nonostante questa sensibilità lo rendesse un individuo meraviglioso, divenne anche la fonte delle sue incessanti ansie. River ricorre a misure malsane per alleviare la tensione che la attanaglia. All'inizio erano un metodo per sfuggire temporaneamente alle sue preoccupazioni, ma quasi subito si trasformarono in un vortice. Nonostante i suoi migliori tentativi di presentare un'apparenza robusta, all'interno era un uomo che si stava progressivamente affliggendo. Trovava la felicità alle feste di Hollywood, ma quegli incontri si rivelarono scenari che lo portarono più vicino a impegnarsi. La tensione che River sperimentava tra i suoi principi e la dura realtà di Hollywood era un'altra manifestazione dei conflitti interni che stava vivendo. River era coerente nel suo impegno per i diritti degli animali e la conservazione dell'ambiente, nonostante fosse un convinto sostenitore della dieta vegana. Ha rifiutato lucrosi accordi pubblicitari e contratti che erano in diretta opposizione alle sue convinzioni e ai suoi principi personali. In passato, River ha dichiarato di non voler essere un simbolo o simboleggiare qualcosa. «Il mio unico desiderio è quello di essere autentica». D'altra parte, la realtà era che nel mondo in cui viveva, essere fedeli alla propria identità era un lusso. In queste lotte interiori, oltre a quella psicologica, c'era anche una componente spirituale. River provava la sensazione di essere schiacciato tra due mondi, quello ideale, che desiderava proteggere, e quello reale, che gli imponeva esigenze inevitabili. L'impossibilità di conciliare entrambe le verità manteneva sempre uno stato di tensione dentro di lui. Si sforzava costantemente di raggiungere l'equilibrio, ma le forze che provenivano da tutte le direzioni sembravano essere troppo forti per lui da sopportare. River Phoenix era la personificazione di un cuore puro e delicato allo stesso tempo. Era una persona che si sforzava di vivere la sua vita secondo i suoi principi, ma cadeva preda di una società problematica. Invece di essere un paio di ali che gli davano elevazione,
La luce della celebrità si è rivelata una gabbia che lo ha intrappolato, intaccando gradualmente sia la sua salute fisica che il suo spirito. La sera del 30 ottobre 1993, il Viper Room, situato sulla Sunset Strip di Hollywood, era pieno di attività, come ogni sera. Johnny Depp e i suoi amici conducevano spesso esibizioni musicali improvvisate in questo club, considerato uno dei luoghi di ritrovo più popolari per i musicisti. Quella sera River Phoenix, suo fratello Joaquin, sua sorella Rain e la sua fidanzata Samantha Mathis si recarono al club con l'intenzione di rilassarsi dopo alcuni giorni di situazioni estremamente stressanti. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere che quella particolare serata si sarebbe rivelata l'ultima della sua vita. Secondo Samantha Mathis, che ha ricordato la loro conversazione successiva, River sembrava portare con sé un peso invisibile quando è entrato nella Viper Room. È possibile che lo stress del suo lavoro e della sua vita lo abbiano reso stanco. Nonostante ciò, River si sforzò di mantenere il sorriso, come faceva quasi di solito, per evitare che gli altri intorno a lui diventassero ansiosi. Nel locale si respirava un'atmosfera vivace, ma c'era anche un sottofondo di qualcosa che era più difficile da descrivere. Samantha percepì un potenziale pericolo che si nascondeva nell'ombra, ma non riuscì ad articolarlo. Nelle prime ore del 31 ottobre si è verificato un drammatico e triste evento. River ha lasciato il club inaspettatamente, affermando di non sentirsi bene in quel momento. Nonostante la famiglia e gli amici avessero la sensazione che qualcosa non andasse, non sono riusciti a fermarlo. Poco dopo, River è caduto a terra sul marciapiede, con grande sgomento di Joaquin e Rain. Joaquin, che all'epoca aveva solo 19 anni, chiamò il 911 in preda al panico, con la voce che gli tremava dalla disperazione mentre descriveva lo stato del fratello. Nella storia di Hollywood, è stato senza dubbio uno dei momenti più tragici possibili. In breve tempo, gli spettatori e i frequentatori del locale si affollarono intorno a lui. River ha avuto delle convulsioni e la sua respirazione è diventata molto superficiale. Sono stati fatti tentativi infruttuosi di riportarlo in vita sul posto. Quando sono arrivati i soccorsi, aveva già perso conoscenza ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Anche in questo caso, la vita non ha aspettato. Solo poche ore dopo, River Phoenix, una giovane star che possedeva un'incredibile quantità di abilità, è stato dichiarato morto. Il rapporto del medico legale ha stabilito che la causa della morte è stata un'intossicazione acuta da droghe. Questa notizia è stata un terribile shock sia per la sua famiglia che per i suoi seguaci. Subito dopo il tragico evento, nella Viper Room regna il silenzio più assoluto. Dopo che Johnny Depp, coproprietario del locale, era presente quella sera, decise di chiudere il locale per alcuni giorni. Pertanto, per rendere omaggio alla memoria di River, da quel momento in poi il club non ospitò alcuna attività il 31 ottobre. Nel corso di diversi anni, Johnny Depp, famoso per il suo carattere libero, non ha parlato di quella notte. Non rimase in silenzio per il desiderio di sfuggire alla situazione. Piuttosto, lo fece per rispetto dell'enorme tristezza che la famiglia Phoenix stava vivendo. Tuttavia, l'evento non ha fornito alcuna risposta alle questioni sollevate, perché River Phoenix, riconosciuto per la sua reputazione impeccabile e i suoi grandi principi, è caduto in un tale stato. Dobbiamo attribuire la causa principale alla pressione della fama? Oppure si trattava solo della punta dell'iceberg quando si trattava delle difficoltà che River aveva tentato di nascondere? In seguito, Samantha Mathis ha rivelato di non aver assistito all'assunzione di stimolanti da parte di River in quella particolare serata. Tuttavia, non era in grado di essere sicura di ciò che era accaduto prima del loro arrivo al club. L'immagine di Joaquin Phoenix, che era frenetico e impotente mentre cercava di salvare il fratello, è un momento che sarà ricordato per sempre, non solo per tutti i membri della famiglia Phoenix, ma per l'intera comunità di Hollywood. In seguito a questo momento di svolta, Joaquin decise di intraprendere la carriera di attore, in parte perché voleva continuare l'eredità che River aveva originariamente stabilito. Il ricordo di quella fatale notte al Viper Room continua a vivere nella mente di chi adorava River Phoenix, nonostante siano passati molti anni da quella tragedia. Nel mezzo dello sfarzo e del glamour per cui Hollywood è conosciuta, non era solo un talento incredibile, ma anche un simbolo di vulnerabilità. Le storie di quella notte ci ricordano questo fatto e sono un'importante promemoria. Le ripercussioni e le risposte dell'industria cinematografica di Hollywood.
La scomparsa di River Phoenix non è stata solo una tragedia personale per la sua famiglia e i suoi amici, ma ha anche scosso Hollywood nelle sue fondamenta, costringendo il mondo dello spettacolo a confrontarsi con gli angoli d'ombra che aveva ignorato per lungo tempo. Non solo non era più la storia di una giovane star con un grande potenziale, ma è diventata anche una metafora del costo della fama e dello splendore. Dopo la scomparsa di Rivers, il mondo creativo è stato lasciato in uno stato di incredulità mentre la notizia circolava immediatamente. È stato impossibile per Connor Reeves, suo caro amico e co-protagonista di Il mio Idaho privato, nascondere l'angoscia provata per la morte di una persona che considerava come un fratello. Nonostante all'epoca fosse solo all'inizio della sua carriera, Leonardo DiCaprio ha dichiarato che questa tragedia ha aumentato la sua comprensione delle sfide insite in questo campo. Anche interpreti navigati come Harrison Ford, che ha collaborato con River in film come Indiana Jones e L'ultima crociata, hanno espresso il loro profondo dolore per il fatto che Hollywood abbia perso un individuo dal talento fenomenale. Questo tragico evento ha costretto Hollywood a fare un'introspezione. Spesso si riteneva che il settore dello spettacolo fosse inestricabilmente legato al clima dell'industria dell'intrattenimento, caratterizzato da alti livelli di pressione, feste e sostanze. La scomparsa di River è servita da campanello d'allarme, spingendo produttori e organizzazioni a iniziare a prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza psicologica e protezione sanitaria ai giovani artisti. D'altra parte, molti ritenevano che questi miglioramenti fossero solo di facciata, poiché la tensione della fama continuava a gravare sulle celebrità. La partenza di River non fu solo una tragedia personale, ma creò anche un enorme vuoto nel mondo del cinema indipendente. Nel portare questo genere all'attenzione del grande pubblico è stato un pioniere. Non solo. Il mio Idaho privato è stato un successo creativo, ma è stato anche la prova della sua capacità di convertire storie ordinarie in narrazioni eccezionali. La morte di River non è stata semplicemente la perdita di un attore, ma anche il potenziale incompiuto di numerose opere artistiche che avrebbe potuto realizzare, secondo alcuni registi, tra cui Gus Van Sant, che ha affermato che la morte di River è stata una perdita. L'agonia ha lasciato profonde ferite nella famiglia Phoenix. Joaquin Phoenix e suo fratello minore hanno impiegato molto tempo per riprendersi dal trauma subito dopo aver assistito a quella notte fatale. Tuttavia, è stata proprio questa perdita a spingerlo a continuare il suo lavoro per garantire che l'eredità del fratello continuasse a vivere. A un certo punto Joaquin disse a River che era stato proprio River a motivarlo a intraprendere la carriera di attore e che ogni traguardo raggiunto portava il segno del fratello scomparso. Al di là dei confini di Hollywood, il pubblico ha iniziato a rivalutare i rischi a cui sono esposte le giovani star. In passato, erano spesso visti come icone perfette, distaccate dal mondo che le circondava. Tuttavia, dopo la sua scomparsa, le persone hanno iniziato a rendersi conto che, nonostante l'aspetto esteriore, si trattava di esseri umani che lottavano per far fronte a circostanze che gli altri non erano in grado di comprendere. River Phoenix viene ricordato non solo per la sua notevole abilità, ma anche per il suo cuore premuroso, le sue eccellenti aspirazioni e i principi umanistici che ha lasciato. Sia sullo schermo che nella narrazione della sua vita, la sua eredità continuerà a essere una fonte di motivazione per le generazioni successive. La scomparsa di River Phoenix non solo ha segnato la fine di una stella nascente, ma è stata anche una lezione costosa per l'industria dell'intrattenimento e per il pubblico in generale. Nei ricordi di Johnny Depp dopo l'uscita di Years of Silence, l'angoscia di quella perdita è ancora molto presente. Questo serve a ricordare che anche in mezzo alle luci brillanti della celebrità ci sono sempre delle ombre che richiedono compassione e trasformazione. Le ultime dichiarazioni di Johnny Depp. Johnny Depp ha iniziato a parlare della tragica serata che ha portato alla scomparsa di River Phoenix, dopo anni di silenzio sull'argomento. Depp ha aperto una recente intervista esprimendo il suo amore per il talento e il carattere di River. River ha talento e carattere. Ogni volta che River appariva, sia nei film che nella vita reale, era una persona che dava calore e sincerità alla situazione. Considerava River un'anima piena di luce. River era il tipo di persona che, nel momento in cui la incontravi, sapevi di essere in presenza di qualcosa di veramente notevole. Possedeva una presenza difficile da descrivere, una combinazione di tenerezza, intelligenza e profondità che non è comune trovare in una persona così giovane.
Nel corso della discussione sulla fatale serata trascorsa al Viper Room, Johnny Depp ha dichiarato di continuare a provare sentimenti di struggimento ogni volta che ci pensa. Durante la conversazione, Depp ha rivelato che non considerava River solo un amico, ma anche un fratello minore nel mondo degli affari. Ha rivelato che nessuno avrebbe potuto prevedere ciò che sarebbe accaduto in quella particolare serata. Nessuno, secondo Depp, poteva immaginare che una serata tipica, in cui le persone venivano a rilassarsi e a divertirsi con la musica, potesse finire in un evento tragico. L'unica emozione che mi ha colpito quando ho visto River steso sul marciapiede è stata la disperazione. È stato un momento in cui avrei voluto tornare indietro nel tempo e fare qualcosa, qualsiasi cosa, per evitare che si verificasse. Inoltre, Johnny Depp ha espresso la sua insoddisfazione per il modo in cui Hollywood trattava i talenti emergenti in quell'epoca. Secondo Depp, il mondo dello spettacolo, con tutto il suo sfarzo, spesso non tiene conto delle esigenze genuine dei giovani artisti. Ha poi aggiunto che River era un giovane uomo con un cuore e uno spirito estremamente sensibili. Si è trovato in un ambiente non sempre favorevole alla sua salute, in cui la pressione e le aspettative erano talvolta eccessive. A Hollywood non c'è mai stata una vera e propria struttura di supporto per le persone che hanno più bisogno di assistenza. E forse è così anche adesso. Il motivo per cui Depp ha scelto di mantenere il silenzio per un periodo così lungo è stato dichiarato. Secondo lui, è stato molto doloroso e delicato per la famiglia di River, dato che l'occasione era. Poiché si trattava di una questione privata, ho ritenuto importante mostrare rispetto a River e alla sua famiglia. Con il passare del tempo, tuttavia, credo che sia necessario rivisitare questa narrazione, non solo per rendergli omaggio, ma anche per comprendere le difficoltà incontrate. La scomparsa di River è stata una tragedia non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma per tutto il mondo, secondo Depp, che ha sottolineato l'importanza di questo fatto. È dell'opinione che River Phoenix sia stato e continuerà a essere una rappresentazione della genuinità. Un artista che ha vissuto la sua vita al massimo delle sue possibilità per il suo mestiere e per i principi a lui cari. River non era solo un attore straordinario, ma anche un essere umano compassionevole e onesto. Se c'è una cosa che voglio che la gente ricordi di lui, è che ha svolto entrambi questi ruoli. Ci spezza il cuore non averlo mai potuto vedere continuare il suo percorso di bene nel mondo. Era il tipo di persona che ha sempre aspirato ad avere un impatto positivo sul mondo. Alla fine dello spettacolo, Johnny Depp ha osservato un breve periodo di silenzio, come per rendere omaggio alla sua compagna di lunga data. Ha dichiarato che ogni volta che pensa a River, non è solo pieno di tristezza, ma anche di un profondo senso di apprezzamento per Samai. L'opportunità di aver lavorato e interagito con un individuo così straordinario nel corso della sua vita. Il fiume sarà sempre una parte di noi, una parte dei nostri ricordi. Una parte della storia di Hollywood e una parte del mio cuore che porterò sempre con me. I commenti di Depp non sono stati solo una riflessione personale sull'orribile evento che si è verificato quella notte, ma sono serviti anche a ricordare l'importanza di prendersi cura e proteggere i giovani talenti in un'industria difficile come quella di Hollywood. River ha lasciato un'eredità che continuerà anche se la sua vita è stata interrotta. La sua recitazione continua a essere fonte di motivazione per artisti e registi. Innumerevoli persone ricordano River non solo per la sua genialità, ma anche per la sua compassione e onestà. Joaquin Phoenix parla spesso dell'impatto che River ha avuto sulla sua carriera, e River è ricordato per tutte queste qualità. Quando Johnny Depp ripensa a quella notte fatale, ci ricorda la natura precaria della vita e il significato di sfruttare al meglio i momenti che abbiamo. Anche se River Phoenix è morto, il suo spirito continua a vivere nelle lezioni che la sua storia insegna sulla popolarità, la pressione e la ricerca dell'autenticità. Il suo spirito continua a vivere nel suo lavoro, nei ricordi di coloro che lo hanno amato e negli insegnamenti che la sua storia ci trasmette. Premi prestigiosi. River Phoenix, grazie al suo talento recitativo naturale, ha ricevuto molte nomination e premi prestigiosi nel corso della sua breve ma brillante carriera. Negli anni 80 e nei primi anni 90 è stato rapidamente riconosciuto come uno dei migliori giovani attori di Hollywood. Una delle tappe fondamentali della carriera di Phoenix è stata la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1989 per il ruolo di Danny Pope in Running on Empty.
1988. Si tratta di uno dei suoi ruoli più memorabili, in cui si trasforma in un adolescente costretto a vivere in fuga con la sua famiglia. La sua emozionante interpretazione gli valse il riconoscimento dell'American Academy of Motion Picture Arts and Sciences, diventando uno dei rari giovani talenti ad essere nominato all'Oscar all'età di 18 anni. Inoltre, Phoenix ha vinto anche il National Society of Film Critics Award come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Running on Empty, insieme alla nomination all'Oscar. Questo premio ha confermato la sua eccellenza come attore cinematografico. Nel 1991, Phoenix ha continuato a ricevere il plauso della critica vincendo la Coppa Volpi per il miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia per il film My Own Private Idaho, 1991. In questo lavoro interpreta Mike Waters, un ragazzo assonnato che vaga alla ricerca della sua madre biologica. Questa è stata una delle interpretazioni più impressionanti di Phoenix, che ha contribuito a consolidare la sua reputazione di attore talentuoso e profondo. Per questo ruolo, ha ricevuto anche l'Independent Spirit Award come miglior attore, un premio che onora gli artisti che hanno dato un contributo eccezionale al genere cinematografico indipendente. Oltre a questi importanti riconoscimenti, Phoenix ha ricevuto anche molte altre importanti nomination, tra cui il Golden Globe Award come miglior attore non protagonista per Running on Empty, oltre a diverse nomination da parte delle associazioni di critici cinematografici di Chicago e Los Angeles. Nonostante una carriera di poco più di un decennio, River Phoenix ha lasciato un'impronta duratura con le sue interpretazioni stellari, riconosciute dalla critica e dai colleghi. I premi e le nomination che ha ricevuto non sono solo una testimonianza del suo immenso talento, ma anche dell'immenso potenziale che Hollywood ha perso quando è venuto a mancare troppo presto. Dopo tutti questi anni, Johnny Depp ha finalmente parlato. Cosa ne pensate di questo nuovo sviluppo? Inoltre, qual è il vostro ricordo più caro di River Phoenix? Scrivete i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto. Non dimenticate di dare un mi piace al canale, di condividerlo con i vostri amici e di abbonarvi per ricevere altre storie di celebrità di Hollywood che vi accompagneranno per sempre. Divertitevi nel seguente video.